Ciao a tutti e benvenuti in Appuntamenti in Giardino. Torno a parlare con questo video di glicine per parlarvi di questa pianta che in questo periodo è in fioritura. I glicini fioriscono con l'arrivo della primavera, qualcuna anche un pochettino più tardiva, come il glicine bianco ad esempio. C'è una varietà, io ho una varietà di glicine Wisteria sinensis longissima, sembra che si chiami così, con questi fiori lunghi anche 30 cm, è un po' in ritardo per quello che riguarda la fioritura rispetto al classico glicine viola. Potete vedere che la sua fioritura è veramente uno spettacolo, qui tanti fiori si devono ancora aprire e quindi ci sarà molto ma molto più profumo, un profumo soave, delizioso, dolciastro, che attira anche tantissimi insetti. Questo è un video dedicato, ci tenevo a farvi vedere la fioritura dei glicini, dedicato al glicine, anche per rispondere ad un commento che ho ricevuto sotto un video del canale Appuntamenti in Giardino, dove mi si chiedeva perché il glicine a volte arriva a non fiorire. Nel commento c'era scritto: il mio glicine non fiorisce, ha poche foglie. Bisogna sempre valutare un attimino qual è l'esposizione, che tipo di terreno, se è coltivato in vaso, se è coltivato in terra, se è una pianta tra l'altro comprata in vivaio e quindi innestata, oppure è una pianta coltivata da seme, perché c'è una piccola differenza. Quando noi acquistiamo una pianta di glicine da sistemare nel nostro giardino, acquistiamo una pianta in vivaio ed è una pianta che è stata innestata. Questo dà la possibilità alla pianta di essere portata in un giardino, essere piantata e arrivare alla fioritura, se non l'anno stesso, magari nell'anno seguente. Pian piano che la pianta si sviluppa, poi creerà sempre più fiori, sempre più rami, diventerà molto lunga, può arrivare anche fino a 15 metri un glicine, se non di più, e quindi avremo poi questa abbondante, fantastica e meravigliosa fioritura. Se il nostro glicine non fiorisce, se noi abbiamo ricevuto una pianta di glicine e non ha mai fiorito, se per caso è nato un glicine in giardino e non riesce a fiorire, uno dei problemi potrebbe essere proprio quello che è un glicine probabilmente cresciuto da seme. Per poter ottenere subito i fiori del glicine bisogna acquistare queste piante che sono innestate, oppure fare noi un innesto. Io non sono in grado di spiegarvi com'è l'innesto del glicine, ma so che un glicine, ad esempio, coltivato da seme può arrivare in fioritura anche dopo 15 anni, deve diventare veramente molto adulta come pianta, attraversa veramente questo lungo periodo, e quindi non stupiamoci se abbiamo qualcosa nato da seme per quello che riguarda il glicine, appunto perché probabilmente è una pianta non innestata. Io i miei glicini li ho sempre acquistati in vivaio, non ho mai riprodotto il glicine tramite seme, proprio per questo lungo periodo di tempo che occorre per dare alla pianta la possibilità di maturare e arrivare alla fioritura. Mia sorella ad esempio nel cortile ha questo glicine coltivato in vaso, probabilmente un qualcosa che fiorirà tra qualche anno, c'era da 7 anni ma possono occorrere anche 10-15 anni per poter ottenere i fiori. Qui potete osservare la fioritura del glicine bianco che sta ancora sviluppandosi, quindi questa fioritura si aprirà poi nel momento che sarà lunga sui 30 cm. È un glicine bianco Wisteria sinensis, varietà longissima, proprio perché crea questi lunghi fiori bianchi, infiorescenze bianche, lunghe anche 30 cm. Come potete vedere la fioritura è ancora indietro rispetto a quella del glicine viola, e questo può dare la possibilità ad una persona che voglia ospitare più di un glicine nel proprio giardino di optare per varietà con fioriture in periodi diversi, proprio per avere sempre qualcosa di colorato nel giardino. Quindi quando i fiori del glicine viola cominceranno lentamente poi ad appassire, avrò ancora la fioritura del glicine bianco e quindi avrò sempre qualcosa di colorato qui in giardino. Questo glicine bianco ha veramente una forza incredibile. Io l'ho potato, ho fatto un video sulla potatura di questo glicine, e da quest'anno dovrebbe cominciare poi pian piano ad andare in quella direzione e occupare poi un'altra parte del gazebo. Nel corso degli anni poi lo coprirà totalmente. Facciamo sempre attenzione di non far avvolgere i rami del glicine sulle strutture di ferro o di lamiera soprattutto,
perché il glicine ha una potenza incredibile e tende poi a piegare addirittura la lamiera. Quindi io questo glicine l'ho appoggiato sopra e con dei fili l'ho legato. Quando vedo che si avvolge in senso orario, antiorario, adesso non so bene questo glicine come segue questa andatura, tendo a districarlo e appoggiarlo poi a dei fili, tenerlo sospeso poi con dei fili, proprio per evitare che avvolga la struttura, perché arriva veramente a piegarla. Il glicine ha una forza incredibile. Aspetto la sua fioritura bianca e poi tornerò in giardino per farvela vedere. Quindi come possiamo coltivare un glicine in giardino? È molto semplice, è una pianta robusta. Il glicine è una pianta che ha bisogno di un terreno che abbia un pH che va un po' sull'acido, non basico. Un terreno calcareo può creare dei problemi di sviluppo di questa pianta. È una pianta che gradisce un terreno argilloso, infatti nel mio giardino la terra è molto argillosa, vedo che questi glicini crescono veramente molto veloci e anche molto bene e arrivano sempre a produrre dei bellissimi fiori. Quindi diamo un terreno abbastanza argilloso. Se abbiamo un qualcosa di sabbioso, un terreno pietroso, sabbioso, sicuramente andrà corretto, apportando poi del terreno un po' ideale, scavando la buca e apportando del terreno ideale a questa pianta. È una pianta che può essere coltivata anche in vaso, ma facciamo molta attenzione perché nonostante il vaso sia abbastanza grande, ad esempio, la pianta in qualche modo tramite i fori di drenaggio tenderà a uscire con le radici per colonizzare poi tutto ciò che c'è intorno. Quindi mettiamo sempre il sottovaso abbastanza grande sotto il vaso che contiene il glicine e vedremo spuntare poi anche a volte delle nuove piante proprio dai fori di drenaggio. Questo perché il glicine tende a distribuirsi proprio anche in natura, quindi produce questi rami che li vediamo correre nella superficie del terreno per colonizzare delle nuove zone. Proprio dalla base del glicine partono a volte questi lunghi rami che possono essere anche un punto di inciampo in giardino, quindi facciamo anche molta attenzione. Per quello che riguarda l'esposizione, il glicine vuole il sole a tutti gli effetti, proprio un sole pieno, bellissimo, e solo così si ottiene una fioritura straordinaria. Quindi sistemato al sole, che cosa vuol dire? Che poi in estate questa pianta andrà anche idratata, comunque va bagnata. Quando noi mettiamo la pianta di glicine in giardino, nell'impianto possiamo poi seguirla nel corso dell'anno bagnandola spesso, perché ha bisogno di parecchia acqua. Poi dal secondo anno in poi questa pianta si abitua anche a stare in terreni che non vengono molto bagnati, perché comunque con le radici scende anche abbastanza in profondità, cercandosi ciò di cui ha bisogno, e quindi nel tempo la bagneremo meno, ma all'inizio va seguita. Quindi quando facciamo l'impianto di una pianta di glicine in giardino diamogli comunque una buona dose di acqua se non ci sono le piogge. Se è una primavera piovosa e abbiamo sistemato la pianta nel giardino, ci penserà la pioggia a mantenerla umida. Ricordo sempre che il glicine attira tantissimi insetti. Durante la fioritura questa pianta è sempre popolata da api solitarie, ci sono delle api molto grandi, color scuro, lucido, nero, tanti altri insetti. Potete vedere anche qui che ci sono delle api che stanno girando, quindi se abbiamo la fioritura di un glicine sotto un gazebo dove sostiamo per pranzare o fare colazione al mattino, facciamo attenzione perché a qualcuno può non dare disturbo, a me non disturba affatto il fatto di vedere delle api che mi girano intorno, ma qualcuno magari può avere un po' timore di questi insetti, e quindi durante la fioritura, se abbiamo paura, abbiamo sistemato un glicine sotto il nostro gazebo dove sotto vogliamo sostare, bene, utilizzeremo questo gazebo come punto di sosta magari alla fine della fioritura, magari durante la fioritura ce lo godiamo così com'è, magari nelle prime ore del mattino quando ancora gli insetti devono arrivare e non ci creano magari quel disturbo, magari con una bella colazione sotto un bel glicine fiorito in primavera, in una giornata particolarmente calda, può essere veramente piacevole. Adesso vi porto con me qui in giardino per concludere il video. A me piace molto portarvi poi alla fine del video magari a vedere ancora qualche altro tipo di pianta. Questo è un video dedicato al glicine, però volevo portarvi ad osservare alcune piante che stanno crescendo qui in giardino, che stanno spingendo tantissimo, tra cui una che non mi aspettavo arrivasse in fioritura così presto, e parlo del Cardiocrinum giganteum e lo vediamo insieme. Ecco il Cardiocrinum giganteum. Allora, ho fatto dei video dedicati a questa pianta 2 anni fa, se non erro, potete cercarli, comunque metterò magari il link al di sotto di questo video riferito a questa pianta, perché è una pianta che a me piace tantissimo. È una pianta che arriva dall'Asia
ed è una pianta che dopo 4-5 anni di coltivazione comincia a partire poi in maniera verticale per produrre i suoi fiori a 2,5 m, 3 metri di altezza, ma lo vedrete poi nei video, nei link che metterò al di sotto di questo. Fioriture spettacolari con questi fiori che ricordano molto i gigli, e una volta fatta la fioritura questa pianta muore e produce dei bulbi laterali che possono poi essere sistemati per ottenere nuove piante. Io pensavo 2 anni fa, quando ho tolto questi bulbi e piantati qua in giardino, di vedere poi la fioritura dopo 4-5 anni, perché da un bulbo solitamente ci vanno circa un 5 anni, 6 anni per vedere la fioritura, e invece inaspettatamente dopo 2 anni di sistemazione qui in giardino queste piante sono cresciute in maniera troppo verticale, mi danno l'impressione che vogliono fiorire, e vediamo se quest'anno il Cardiocrinum giganteum mi regalerà di nuovo dei bellissimi fiori che poi farò vedere nel canale Appuntamenti in Giardino, e soprattutto poi a morte della pianta dopo la fioritura se avrò poi altri bulbi da poter prendere e spostare in qualche altra zona per avere poi di nuovo la fioritura negli anni seguenti. Questi iris sono stati recuperati da Giorgio, ha staccato 2 o 3 rizomi lungo una passeggiata di campagna, c'erano delle piante vicino delle zone con del cemento eccetera, le ha staccate e così ha preso qualche rizoma, me l'ha portato, l'ha piantato in giardino. Quest'anno sono fioriti e hanno questi fiori che sono di una delicatezza incredibile. Il loro colore è un lieve azzurrino proprio appena visibile, con del giallo e delle venature verdi su questo bianco che è un bianco non pieno, abbastanza, devo dire, abbastanza trasparente, perché poi quando gli batte il sole sopra veramente si vede un po' la trasparenza, quasi come se fosse un qualcosa di cristallo, veramente delicatissimo, fiori molto ma molto delicati e assolutamente bellissimi. Lì c'è anche un ragnetto che è entrato qua dentro che si vede all'interno del fiore. Comunque potete vedere veramente la delicatezza e i colori meravigliosi di questi piccoli iris di cui veramente non conosco il nome. Bene, ieri ho tagliato l'erba qui in giardino, adesso è tutto bello sistemato, mi piace con questa erba tagliata, sono andato bene a fondo col decespugliatore proprio perché è un lavoro veramente che richiede tanto tempo, 2 ore e mezza circa per poter tagliare l'erba. Era bella bagnata, insomma, dopo queste piogge tagliare l'erba è stato un bel lavoro. Però adesso il giardino è tutto bello sistemato, quindi qui da questo arco insieme al Buddha ci guardiamo questo giardino che va in discesa, il sentiero degli iris sta cominciando a fiorire, quindi torneremo poi qui nel canale Appuntamento in Giardino in piena fioritura anche degli iris, e in più tutta una serie di piante veramente straordinarie che ho messo qua in giardino e che mi danno sempre tanta soddisfazione. Torneremo a parlare anche di orto e soprattutto anche magari di compost, perché ho diverso compost da tirar fuori per portarlo poi anche nell'orto, e anche di queste piccole piante da orto che si stanno sviluppando come le taccole, il pisero mangia tutto, i fagiolini che ho già sistemato, ma di questo poi ne parleremo in un prossimo video. Ciao a tutti e grazie, adesso mi guardo un po' il giardino e poi vado a casa dopo questa giornata abbastanza impegnativa. Ciao a tutti e grazie, ciao ciao!